Thank you to all my sisters and others who worked very hard to produce this amazing manifesto of making peace with the earth through diversity, mutuality, non-violence and care. Oggi stiamo distruggendo il pianeta, ma attraverso soprattutto le produzioni alimentari stiamo distruggendo anche la salute non solo delle persone, ma la salute degli animali, la salute dell'ambiente. Cioè il nostro malessere come persone, di cui la pandemia che tutti abbiamo ormai rimosso è stato un esempio, è l'altra faccia della medaglia dello stato di emergenza e di cattiva salute del pianeta, perché siamo interconnessi, perché non siamo assolutamente divisi. Pensate che se parliamo di biodiversità, rispetto al 1900 noi abbiamo perso 86% della nostra biodiversità per colpa dell'agricoltura industriale. Nei campi degli agricoltori il 90% della biodiversità è sparita di quello che si coltivava. Quando si ha un paradigma scientifico che guarda la quantità, la misurabilità, la replicabilità e non la qualità, diventa pericoloso, perché questo porta a delle politiche che sono completamente ignare dell'etica. Ed è quello che stiamo vivendo oggi. Il disastro ecologico cui assistiamo oggi è frutto di una percezione di separazione rispetto a quello che consideriamo natura altra, dimenticandoci di essere noi stesse e noi stessi natura. Parliamo di risorse naturali, in inglese resources, con l'idea di sfruttamento, e non parliamo invece di sources, di fonti di vita. Ecco perché faccio appello a un uso diverso del linguaggio, perché già quello ci porta ad avere un approccio completamente diverso. Recentemente, neanche tanto recentemente, si sono materializzati i TEA, le tecniche di evoluzione assistita, prima chiamati NBT, New Breeding Techniques. Entrambe le terminologie nascondono la realtà dei fatti. Sono OGM, ma OGM a tutti gli effetti. Abbiamo dei decreti legge in questo momento in ballo che vogliono sdoganarli. Non sono OGM, coltiviamoli subito, ma il subito non gli basta, perché la stagione agricola è iniziata. Quindi, decreto siccità, occasione unica, in silenzio e di nascosto inseriamo un emendamento al decreto siccità, l'emendamento 9 bis. Abbiamo bisogno di ancora più regole per questi nuovi OGM di quelli già esistenti. For anyone with the body of research that's out now to claim this is a precise technology which does not add foreign genes, it's scientifically a fraud. This must be tested like a fraud. Most of the farmers of the world are women. Most of the food is provided by women. Food is our economy. We've done so much work on keeping food sovereignty in women's hands. And we want to tell today's patriarchs of the world, hands of our seed, hands of our food, we will defend this beautiful earth, her biodiversity, our food and our future with our deepest love and the deepest resistance that comes from deep love.